Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un modulo veramente interessante, molto buggato, iper offensivo e iper veloce, ve lo posso garantire. Mi ha riportato, anzi finalmente in Divisione 2, piano piano probabilmente riusciremo ad arrivare nuovamente in Division 1. Purtroppo sto giocando poco, di conseguenza facendo test e giocando poco la Divisione 1 diventa molto più lenta rispetto a una persona che magari riesce a giocare con più frequenza, però piano piano ci arriveremo. Prima di andare avanti e di farvi vedere quindi questo modulo veramente fantastico, vi ricordo sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Amazon lo conosciamo tutti, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica nella quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Sono aperti sempre anche gli abbonamenti per chi volesse appunto abbonarsi al canale a dei prezzi veramente irrisori per supportarmi ancora di più. Trovate tutto quanto nei link in descrizione. Per quanto riguarda Amazon e Gamivo, e chiudo, non ci sono costi aggiuntivi sui prodotti che andate a comprare, semplicemente passando dal link è un modo per supportarmi, quindi molto semplice, molto facile e senza spendere diciamo di più. Mentre per gli abbonamenti trovate anche lì sempre il link, però quello invece ha un piccolo costo, ma comunque sblocchereste tanti vantaggi e video dedicati esclusivi per gli abbonati. Andiamo subito ragazzi a vedere di che cosa stiamo parlando. Quindi questo è il modulo famoso con contropiede veloce, gira da Dio, ma veramente che è una meraviglia, molto divertente, molto offensivo come vi ho già detto, ma allo stesso tempo anche molto veloce. Ci sono dei punti in questo modulo che sono fondamentali mettere, alcuni stili di gioco che vi dirò, e altri invece che sono un attimino più a libera scelta, ecco, o comunque magari scusatemi, stili di gioco consigliati, ma non diciamo che se ne mettiamo magari anche uno simile può comunque girare. Partiamo ragazzi dal portiere. Il portiere io utilizzo questo perché è uno dei più forti del gioco e secondo me non ha, o comunque se ce li ha ne ha ben pochi come rivali, intendo, e para tutto, è veramente una saracinesca, ma importa ragazzi, metteteci un po' voi chi volete. Gira col contropiede sì, gira col contrattacco sì, col possesso palla sì, anche con il passaggio lungo e via laterali ragazzi. Un modulo che ho testato ed è per quello che prima appunto vi dicevo a volte tardo anche ad arrivare in Divisione 1, perché chiaramente testando, provando non sempre tutto funziona, di conseguenza prendi anche comunque, fai anche sconfitte e di conseguenza tardi nell'arrivare, ma l'obiettivo ragazzi, come vi dico sempre, è divertirsi e cercare di fare un bel calcio. Poi tanto ragazzi la divisione fondamentalmente è poco significativa, c'è gente che gioca in divisioni inferiori che secondo me potrebbe giocare tranquillamente in Divisione 1 e che infatti quando giocano contro Divisione 1 riescono comunque a mettere in campo il loro gioco e ottenere anche qualche vittoria. Poi ragazzi la difesa, allora la difesa c'è un bel capitolo diciamo da aprirsi. Io metto uno sviluppo, un incontrista e un terzino difensivo, sembra la barzelletta no, però comunque adesso a parte tutto, metto questi tre stili di gioco. Se non avete, partiamo da lui, se non avete un giocatore così che può fare terzino difensivo ma può fare anche il DC, vi consiglio ragazzi di metterci uno sviluppo. Questo Maldini è incredibile, la sua carta veramente è devastante sotto tutti i punti di vista, perché è veloce, è tecnico, è comportamento difensivo, colpo di testa. Capisco che non tutti ce lo possiamo avere, io appunto vi consiglio però un difensore centrale con queste caratteristiche, con comunque velocità e tanta difesa. Se ha un pelino meno di tecnica, pazienza, tanto è un difensore, non deve fare gli assist per gli attaccanti, quindi l'importante è che sia molto veloce ragazzi, e la difesa. Importantissima la velocità, poiché ragazzi con l'attuale gameplay è impossibile giocare con un calcio lento dove c'è solo fisico, ma diventa fondamentale avere giocatori in campo che siano scattanti
e rapidi. Vicino a lui ci metto centrale un incontrista, ragazzi. Perché proprio centrale l'incontrista? Perché a differenza di questi altri due signori, Beckenbauer e Maldini, che tenderanno a stare un pochino più in posizione, lui uscirà e talvolta fungerà, credetemi, da secondo mediano, perché è vero che lascia magari il centro scoperto, ma con la nostra velocità e comunque con la potenza che hanno questi giocatori riusciamo comunque tranquillamente a recuperare e a tappare i buchi. Poi certo dobbiamo essere magari bravi noi a capire quando possiamo lasciarlo uscire, quando invece è meglio selezionarlo e lasciarlo lì, ma queste cose chiaramente le dovete insomma provare voi in allenamento e vedere un pochino voi come vi trovate meglio. Lui comunque ha le stesse caratteristiche, ragazzi: veloce, forte difensivamente, un pelino forte, meno forte tecnicamente, ma comunque, ragazzi, mi sta molto bene. Le prende tutte di testa perché è altissimo, c'ha 82 comunque di colpo di testa, quindi una carta veramente ottima. Al suo fianco ci metto Beckenbauer Sviluppo. Beckenbauer Sviluppo, ragazzi, è una carta lo stesso stratosferica, perché è molto veloce, molto forte difensivamente. Io per portarlo a così tanta velocità gli ho ridotto un pelino la difesa, ma comunque ho notato che fa il suo. È molto bravo tecnicamente e ha un gran colpo di testa. Anche lui è una carta veramente veramente eccezionale. Ce ne sono anche altre carte interessanti, attenzione, però vi consiglio sempre di metterci uno sviluppo con queste caratteristiche, cioè come carte interessanti ce ne sono altre, intendevo che potete anche mettere un altro che non sia Beckenbauer, basta che abbia queste caratteristiche. Mediano, ragazzi, io ci metto un incontrista. Un incontrista secondo me è top in questo modulo, perché comunque anche se gli diamo l'istruzione un pochino tende sempre ad aggredire. Se volete una cosa più conservativa metteteci magari un collante, però va bene secondo me questo incontrista. Lui è un giocatore completo, attacca, difende, tira, fa insomma tutto praticamente, di conseguenza è veramente veramente top. Ripeto, eventualmente potete metterci anche un collante stavo pensando anche un onnipresente potrebbe andare bene. Passiamo invece in questa zona di campo, ragazzi, che è la zona diciamo nevralgica del nostro gioco, perché da qui partono ufficialmente le azioni offensive. Mentre fin qua siamo stati, no, con questi 4 a difendere, quindi a cercare di controllare la situazione, qui invece siamo praticamente nella zona in cui bisogna attaccare. Questo giocatore, ragazzi, secondo me è fondamentale che sia un giocatore chiave, che abbia ottime capacità tecniche, quindi Griezmann è molto molto interessante, molto forte da questo punto di vista, è anche abbastanza veloce. Deve essere un giocatore chiave, ragazzi, perché si deve buttare dentro, si deve inserire e di conseguenza è fondamentale che sia un giocatore chiave. Quindi le caratteristiche quali sono? La tecnica, una buona finalizzazione, la velocità. Queste, ragazzi, sono le caratteristiche di questa carta. Vicino a lui io ci metto sempre un altro giocatore chiave, ma qui c'è un ma e anche un però. Questo De Paul è un giocatore incredibile, ragazzi, lui fa tutto, lui è un giocatore chiave, ma te lo trovi anche in difesa, anche quindi recuperando palloni in mezzo al campo. Lui diciamo che è un giocatore chiave un po' atipico, ecco, non è il classico giocatore chiave. Si inserisce molto bene, fa tutto, ragazzi, una carta completa, un tuttocampista, ecco, per dirla così. Quindi se non avete questo De Paul o comunque una carta che ricopra così tanta porzione di campo, vi consiglio eventualmente, ragazzi, un onnipresente o anche un altro tra le linee. Dall'altra parte, ragazzi, io ci metto Pedri con determinate caratteristiche tecniche, perché anche qui lui deve essere molto forte tecnicamente e Pedri, guardate un po' che carta, sicuramente lo è. Velocità abbastanza veloce, perché comunque anche lui ogni tanto si dovrà inserire, però allo stesso tempo dovrà dare, questi due, De Paul e Pedri, dovranno dare comunque una mano in fase di copertura. Di conseguenza è importante che quindi abbiano
la tecnica sì per ripartire, ma anche un minimo comunque di velocità e possibilità di poter difendere, tornare indietro, quindi a difendere. Poi ragazzi, io ci metto in attacco, ci metto un senza palla, un opportunista e un taglio al centro. Perché questi tre stili di gioco, ragazzi? Ne ho provato diversi, ho provato il regista creativo, ho provato l'attaccante di rientro, il fulcro di gioco. No ragazzi, la miglior soluzione secondo me è questa: senza palla, opportunista, taglio al centro, che poi lui, comportandosi da seconda punta, chiaramente non perderà il suo stile di gioco, come potete notare anche dal campo, che rimane comunque di verde più acceso, quindi la sua carta si muoverà in condizione praticamente da comunque fare dei movimenti sempre a puntare verso il centro, una sorta di simil giocatore chiave, simil opportunista, insomma comunque un giocatore che tenderà a offendere l'area avversaria. Bebetto quindi senza palla, lui ragazzi è la carta che secondo me cambia l'attacco, perché a differenza degli altri due lui fa dei movimenti veramente senza palla, cioè si farà spesso e volentieri trovare in situazioni nella quale è smarcato, disponibile per una triangolazione, è molto abbastanza veloce, bravo anche tecnicamente. Ragazzi, io le ho provate, ripeto, le ho provate tutte, secondo me Bebetto messo qui è devastante. In avanti ragazzi io ci metterei un goleador come opportunista, come questo Mbappé, perché deve ragazzi puntare l'area avversaria e fare gol quando si trova lì, senza stare a cincischiare o a pettinare le bambole. Ragazzi, deve fare esclusivamente gol. Apro e chiudo una piccola parentesi: se questo Bebetto non ce l'avete, chiaramente metteteci un altro senza palla, ma con queste caratteristiche. Lui c'ha anche un bellissimo body type, si muove molto bene, piccolino, si infila, però eventualmente potete anche metterci un altro giocatore. L'importante ragazzi è che non sia lento, ma che sia abbastanza rapido. Mbappé l'abbiamo visto, ragazzi, passiamo a Messi taglio al centro. Qui ragazzi io vi potrei dire di metterci anche eventualmente un altro opportunista come seconda punta, ad esempio il mio Rummenigge, seconda punta opportunista, che fa un lavoro veramente strepitoso. Adesso attualmente non lo sto portando, ma perché sto, come vi ho detto, provando, testando anche altri giocatori per poi dare a voi ulteriori news o ulteriori magari consigli, prove, insomma, quello che si può. Questo taglio al centro ragazzi di Messi, Messi lo conosciamo tutti, un giocatore clamoroso, molto forte tecnicamente, molto valido sotto porta, velocissimo. Va bene anche un'altra carta di Messi, però ragazzi state attenti, perché ad esempio dalla prolifica io qui l'ho provata anche mettendola proprio esterno, quindi EDA, però ragazzi non mi piace, non lo so, non rende così. Invece con questo taglio al centro messo da seconda punta funziona veramente veramente al top. Eventualmente ragazzi un altro opportunista, però qui è fondamentale invece dall'altra parte che ci mettiate un senza palla, in via del tutto eccezionale attaccante di rientro. Però ragazzi senza palla secondo me fa dei movimenti ancora migliori con questo modulo per quanto riguarda quella posizione. Poi andiamo a vedere le istruzioni individuali. Le istruzioni individuali ragazzi ci sono e sono fondamentali, perché altrimenti avremmo una squadra troppo sbilanciata in avanti e di conseguenza a rischio imbucate continue. Con un difensivo su Vieira, un linea bassa su Vieira, quindi difensivo e linea bassa sul nostro mediano, e il contropiede sulla punta. Ripeto, il mediano può essere anche o onnipresente o meglio ancora collante. Vi faccio vedere anche la panchina, quindi mi porto due difensori centrali, uno sviluppo e un incontrista, un collante come vi ho detto prima, un Pirlo tra le linee che lui può fare anche il CC, un Beckham che può fare anche il trequartista, molto molto forte sta carta, molto interessante. Sto provando questo Zalewski che ho vinto qualche giorno fa, molto forte, interessante anche lui, però attualmente gli sto preferendo comunque il nostro De Paul, che invece è un tuttocampista. Sneijder sempre come posizione di trequartista con una tecnica eccelsa per un regista creativo, quindi si tenderà a inserire meno chiaramente nell'azione.
Battistuta come opportunista, e lui lo uso anche come seconda punta perché rimane comunque attivo lo stile opportunista e fa dei movimenti veramente top, molto molto forte. Vediamo se riesco a vedere quanti gol ha fatto già 11 gol e 8 assist in 26 partite. Ragazzi, una buona media, considerando che comunque lo faccio entrare quasi sempre al secondo tempo, anche per via della sua abilità che gli ho dato riserva di lusso, quindi. Poi Douglas Costa, ragazzi, Douglas Costa è un giocatore incredibile anche lui, lo uso qualora volessi utilizzare una seconda punta rapida o comunque un esterno. Digno idem con Patate, Scamacca qualora volessi utilizzare un pochino i cross, quindi sicuramente lui di testa sa farsi rispettare, molto molto alto. E Neymar invece, vi dicevo, la carta di prima, attaccante di rientro, qualora quindi decidessi di ad esempio togliere un Bebetto, la sostituzione potrebbe essere proprio per Neymar, perché comunque fa un movimento che mi piace, però ripeto, secondo me quel senza palla è qualcosa di veramente clamoroso. Questo, ragazzi, è il modulo è un modulo appunto molto offensivo, molto bello e divertente, perché vi farà sicuramente fare tanti gol. Dovete stare attenti però bene in difesa. Gira, come già detto prima, con tutti gli stili di gioco, perché l'ho provato a mio discapito purtroppo di qualche sconfitta. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, che ne pensate. Io vi saluto e vi ringrazio. Alla prossima dal vostro Luca Tarano. Ciao!